Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'estate 2026. Ruota della fortuna imperatrice, ma che bello! Cambi positivi, crescita, sento tanta abbondanza, potrebbe essere anche economica, considerato che l'imperatrice parla proprio di quello, dell'abbondanza materiale, della creare, del moltiplicare, mi verrebbe da dire. E poi abbiamo questa bellissima ruota della fortuna. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me, mi potete contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 6 di coppe. Abbiamo un fante di spade. Abbiamo un 10 di spade. Un 6 di pentacoli. Un 8 di denari. E un 5 di denari. Denari ce n'è. Non mi piace tanto questo 5 di denari alla fine, ma adesso lo andiamo a vedere. Allora, inizialmente andremo a vedere il movimento energetico del periodo, in un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, denaro, amore, eccetera. Allora, sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione sulla lettura semestrale. Comunque trovate il link anche di questa promozione sotto nella descrizione. Partiamo con questo 6 di coppe, 8 di coppe, 3 di bastoni. Andiamo a vedere anche il fante di spade, cavaliere di coppe, 3 di coppe, 10 di bastoni. Sembra quasi che qui qualcuno stia pensando di allontanarsi, o magari si è già allontanato, può essere una persona che conoscete da tanto tempo, con questo 6 di coppe, potrebbe essere un'amicizia magari dell'infanzia, un'amicizia profonda, o potrebbe essere un progetto, qualche tipo di situazione che magari non sta procedendo come voi vorreste. O per qualcuno questo 3 di bastoni al contrario potrebbe rappresentare come delle titubanze riguardanti un progetto, un sogno che con questo fante di spade sento potreste, come dire, rendere più palesi, come se venissero un po' a galla. Vi dico, qui potrebbero esserci delle collaborazioni con questo cavaliere di coppe e il 3 di coppe. Potrebbe anche essere un nuovo percorso di studi per qualcuno. Andiamo a vedere il 10 di spade.
2 di bastoni e torre. Credo che qualcuno, ragazzi, possa sentire l'esigenza in questo periodo di progredire, di andare avanti e di lasciarsi indietro certe aspettative, certe ideologie, certi sogni, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 6 di denari. Fante di bastoni e regina di bastoni. È come se qualche cosa terminasse qui, perché c'è anche un 10 di spade, ma il 10 di spade in realtà è una carta positiva perché è la fine della sofferenza. E qui è come se, ok, guardiamo al futuro cambiando la struttura di base. Potrebbe essere anche questo. Secondo me ha più a che fare con un movimento lavorativo, o qualche tipo di progetto. Adesso poi parlerò anche del lato romantico, però vederlo così è come cambiare le basi di qualcosa. Grazie magari a questa proposta che potrebbero farvi, a questa nuova collaborazione, a questa nuova visione che potreste avere. Andiamo a vedere l'8 di denari. 7 di bastoni e fante di spade nuovamente. E come? Allora, qui abbiamo un 6 di pentacoli che mi parla di contratti, che mi parla di equilibri, che mi parla come di ripristinare un equilibrio dopo la rottura. Vi dirò, c'è anche un 7 di bastoni, sento che la cosa potrebbe non essere proprio semplice, sento che lavorerete duro, con costanza, e questo fante di spade potrebbe anche dirmi, ripetuto qui, che o porterete avanti questo nuovo progetto, questa nuova alleanza, questo nuovo contratto, mi viene quasi da dire sì, ma in un altro modo, perché qui avete la torre. È come rompere qualche vecchio schema di comportamento, qualche vecchia situazione e iniziarne un'altra. Però andiamo a vedere questo 5 di pentacoli in modo autonomo, cioè nel senso è come se stesse osservando diversi schemi di comportamento, di reazione, di azione, potrebbe essere un diverso pubblico e quindi siete come lì che state monitorando come il pubblico risponde a questo nuovo lavoro, a questo nuovo progetto. Andiamo a vedere il 5 di denari. Abbiamo l'appeso e il mondo. Io credo che possa giungere al termine un periodo di carenza, sapete? Perché anche qui con il 10 di bastoni c'è come il lasciare... Sì, lasciare indietro potrebbe anche essere proprio un sogno, un progetto vecchio con questo 6 di coppe. C'è come un cambio. Abbiamo questa ruota della fortuna, la torre, il 10 di spade, il 10 di bastoni, abbiamo il mondo. C'è come la chiusura di un capitolo qui, per qualcuno è per quello che riguarda un progetto, per quello che riguarda un modo di porsi, un sogno, un percorso di studi, qualcuno potrebbe finalmente arrivare alla fine di questo percorso di studi e intanto iniziare già a lavorare, ho anche questa sensazione. Ok, andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dall'amore e da chi è single. Io sento nuove conoscenze, poi qui abbiamo veramente un buon terreno fertile perché le cose cambino. Credo che potreste effettivamente conoscere qualcuno. I segni zodiacali ve li do a puro titolo informativo, non vi fissate troppo, però potrebbero esserci Scorpione, Gemelli, Ariete,
Sagittario e Pesci. Ehm, io ho come l'idea che con questa persona, che devo dire per qualcuno potrebbe essere più giovane di voi, però comunque arrivare con un'energia abbastanza leggera e mm. Allora, vedendo le carte così, credo che si possa sviluppare qualcosa di concreto, perché avete parecchi pentacoli, però vedendo questo sette di bastoni mi viene un po' da dire che sarete sulla difensiva. Mm. Però è anche vero che con queste carte alla fine, secondo me, un risultato lo otterrete. Ehm, può essere un viaggio, qui con questo mondo, un qualche cosa che vi rende più abbondanti, mi verrebbe da dire. Per le persone che sono in una relazione, qui con questo fante, scusate, cavaliere di coppe, può esserci una proposta di unione, una proposta di un progetto, di organizzare qualche cosa insieme. C'è come la possibilità con questo due di bastoni di guardare al futuro. Sento che anche voi in qualche modo sarete sulla difensiva, scusate, starete come osservando i movimenti dell'altra persona. Sento una sorta di dislivello a livello energetico. Cioè, non lo so. Fatemi sapere, ma ho come la sensazione che l'altra persona abbia come o una diversa cultura dalla vostra, un diverso modo di prendere le situazioni, un diverso spessore a livello emotivo piuttosto che animico. Ed è questo secondo me che vi fa un po' tirare indietro qui o comunque rimanere sulla difensiva. C'è probabilmente anche un tema che si potrebbe affrontare che qui vi fa cascare un po' le braccia, mi viene da dire, vedendo questa torre. Sento che comunque c'è la volontà di sforzarsi, c'è la volontà di uscire, secondo me, da questo 5 di pentacoli, da questo momento forse un po' di carenza. È come se si chiudesse un capitolo qui, ma lo vedo anche qui con i 10 di bastoni e con la torre. Mi fa ben sperare che la cosa continui perché rivediamo questo fante di spade anche dopo la torre, quindi più forse con questo 10 di spade il modo di pensare che verrà modificato, però fatemelo poi sapere nei commenti. Sì, può essere anche la velocità, può essere il che cosa mettete in tavola voi, che cosa mette l'altra persona, quali sono anche un po' gli obiettivi comuni, mi verrebbe da dire. Per le persone che sono in una relazione clandestina piuttosto che indefinita o difficile, allora, vedendo questo mondo e il 9 di Pentacoli, sento che anche per voi è come se finalmente arrivaste ad un certo risultato, ad una certa, mi viene da dire arricchimento, perché il 9 di Pentacoli colma, no? Un po' il vuoto di questo 5 di Pentacoli. Qui c'è come una sorta di lavoro, 6, 8, 9. Sento che
Allora, potrebbe succedere qualcosa effettivamente con questa torre che vi farà cambiare prospettiva. Io ho come l'idea che la relazione, questa conoscenza, questa situazione possa effettivamente continuare, soprattutto se siete colleghi di lavoro, perché qui abbiamo proprio l'otto di pentacoli, o se c'è comunque qualche tipo di progetto insieme, però sarete guardinghi, nonostante l'altra persona possa arrivare con chiacchiere importanti, con proposte di un certo tipo, però non lo so. Voi siete lì con questo sette di bastoni che farete un po' fatica a lasciarvi andare. Anche il fante di spade è una carta abbastanza di controllo, eh. Fatemi sapere poi nei commenti come andrà. Allora, se parliamo invece di lavoro, se siete senza lavoro, ragazzi, secondo me a fine periodo potreste effettivamente, per qualcuno già agosto io sento, però c'è come un contratto, un accordo, c'è come quest'idea di... Allora, per qualcuno con il mondo potreste aver voglia di spostarvi. Per qualcun altro si tratta di inizio questo corso di aggiornamento così per settembre ho più, non lo so, punti da scrivere sul curriculum. Diciamo che c'è un 6 di pentacoli, quindi è una ruota della fortuna, è un cambio di schema qua, è un risultato qui, quindi mi fa ben sperare nel fatto che possiate effettivamente avere proprio un lavoro con un contratto, che non sia solo un lavoro così. O potrebbe essere che se avete già un lavoro saltuario, può essere che diventi stabile con questo 6 di pentacoli. Per quello che riguarda le persone che sono già occupate, allora qualcuno di voi potrebbe avere come una promozione inaspettata, mi viene da dire, se guardo con questa ruota della fortuna. Qualcuno di voi potrebbe essere appunto promosso e sento che potrebbe arrivare qualche persona nuova nella vostra azienda e potreste essere voi le persone che devono formare questa persona. E se volete un trasferimento, vedendo il mondo e queste belle carte qui, perché in questo caso se volete il trasferimento la torre la sento come una bella carta, del tipo finisce un capitolo, sento che è un buon periodo per chiederlo. Uno spostamento, una revisione del contratto, potrebbe anche essere quello, un aumento di stipendio. Per le persone che sono autonome, potrebbe essere giunto il momento di collaborare con qualcuno o di imparare nuovi, nuove doti. È come se fosse giunto il momento un po' di ampliare gli orizzonti. Anche questo mondo qui alla fine mi fa pensare a una cosa internazionale. Adesso dipende sempre da quello che vi occupate, però chiaramente è come un espandere il raggio d'azione, fare nuovi contratti. Se parliamo di soldi, lo sento abbastanza positivo il periodo, avete una ruota della fortuna, un 9 di pentacoli alla fine, quindi qualche risultato in più effettivamente potrebbe arrivare. Potrebbero esserci delle nuove collaborazioni, delle nuove sento come se qualche amico, qualche amica potesse darvi qualche idea brillante o qualche conoscente, magari è un cliente, un fornitore, comunque qualcuno che non lavora direttamente con voi, ma è vicino a voi, che potrebbe darvi come qualche idea geniale da poter sviluppare in un futuro.
Ehm, Fatemi vedere se vi ho detto tutto. Per qualcuno in questo periodo i figli potrebbero scegliere che tipo di studi, di percorso formativo o che città scegliere per andare a vivere, per creare la propria attività. È come se ci fosse un distacco da parte dei figli per qualcuno. E se fossero progetti, quelli che voi avete, sento che le cose, ragazzi, potrebbero dare soddisfazioni, ma nel lungo periodo. È come se ci fossero altre cose in questo momento che vi tengono impegnati, per cui è come se non riusciste a mettere abbastanza energia nei vostri progetti da farli progredire, da farli avanzare. Ok, andiamo a vedere un koan. Con lo zen ogni giorno è un buon giorno. Senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Lo zen è il vivere qui e ora fondamentalmente, avere un focus, avere un centro. Ed è importante trovare il proprio. È un po' come il tema dei progetti di cui vi ho appena parlato, come se non riusciste a mantenere il focus. C'è come questa visione un po' troppo al futuro che vi attanaglia per quello che riguarda questo progetto. Andiamo a vedere un messaggio buddista. Allora, l'immagine è questa. Trovo molto belle queste immagini, purtroppo non conosco i nomi degli dei. Comunque, non fate assegnamento su altri per avere successo in questa lotta, ma abbiate fiducia solo in voi stessi e sulla grazia di Dio. Wow! Ragazzi, c'è la ruota della fortuna e anche la torre, e anche il 10 di bastoni, e anche il mondo. Io sento che è come se fosse un capitolo dove il karma potrebbe finalmente chiudersi o c'è qualche tipo di cambio molto importante che può, sento, alleggerirvi il karma e portarvi verso la prosperità. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail o potete abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto le credenze limitanti, però la formazione nella sezione degli abbonati è ben più vasta perché si trattano anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di chakra, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in tanti anni, decenni in realtà, di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, tenete presente che sono numerate, sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4 perché ce n'è una, la 3A e la 3B, che è stata sdoppiata, ma vanno viste parallelamente. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un'estate splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!